Torrazzo, Torrone e della nuova casa di Jimmy Vardy. Amici del football, benvenuti a Cremona per un'altra giornata del campionato di Serie A. Siamo in questa città, mi ha raccontato che respira calcio. Non ho ancora visto né adesivi né stendardi, bandiere in giro, però siamo in centro, magari in periferia le cose cambiano. Anche un grandissimo fan con la maglietta dell'Leicester, sicuramente dietro c'è scritto Vardy 9 e infatti Vardy 9. La Cremonese vanta 8 campionati in Serie A disputati e qualche vittoria nelle leghe minori, pochi in B, ma soprattutto in C1 e in C2, la vecchia Lega Pro, ma si è tolta una grandissima soddisfazione europea all'inizio degli anni 90. Pensate di essere con i vostri amici fuori dalla vostra trattoria preferita, nel vostro quartiere, nella vostra città, e decidete di fondare una squadra di calcio, una polisportiva. Ecco, ed è proprio così che nel 1903, fuori dalla trattoria La Varesina, che adesso non c'è più, in piazza Sant'Angelo a Cremona, nasce la Cremonese. L'esordio nelle gare ufficiali non è stato proprio il massimo, prende 5 gol in casa dal Varese, ma in quella stagione 1913-1914 ottiene subito la promozione nella massima serie italiana e proprio in quella stagione la società adotta i colori ufficiali, il grigio e il rosso, che usa ancora adesso. A fine anni 70 la società, dopo ben 26 anni, ritorna in Serie B, grazie anche a un giovanissimo Cesare Prandelli in campo. Inizia però successivamente un periodo di promozioni e retrocessioni. Però a inizio anni 80 scopre un giovanissimo Gianluca Vialli che sarà il protagonista delle stagioni successive. Ed eccoci arrivati fuori dallo stadio Zini, è uno stadio del 1929. Ma chissà quanta gente ci sarà stata alla fine della stagione 83-84, la storica promozione in Serie A dopo più di 50 anni. Un'attesa che però non ne valsa tanto la pena, perché la squadra arriverà in Serie A senza Gianluca Vialli, venduto alla Sampdoria, e arriverà ultima in classifica a pari merito, a sorpresa, con la Lazio. Occasione per tornare in Serie A che si ripresenta nell'89 con uno spareggio contro la Reggina, e sarà Attilio Lombardo a portare la Cremonese ancora per una volta in Serie A. Un altro anno di Serie A, ma anche un'altra immediata retrocessione, finché nel 1992 si siederà sulla panchina della Cremonese Gigi Simoni. Raggiungerà subito la promozione in Serie A e il primo anno ci sarà un 11° posto incredibile e la vittoria della finale contro il Derby County per 3-1 della Coppa Anglo-Italiana, finale giocata a Wembley. Ma salito in Serie A non vuole retrocedere subito? E ancora una volta sarà così, finché non viene esonerato un anno a dicembre Bisoli, e sulla panchina della Cremonese ci sarà Pecchia. All'ultima giornata la Cremonese andrà a Como, sarà vittoria e secondo posto e promozione immediata. Poche parole, la storia della Cremonese continua, sali, scendi, sali e scendi. È sempre così, infatti 2 anni fa ha perso la finale dei playoff di Serie B per tornare in Serie A. Almeno l'anno scorso ha avuto la soddisfazione di battere da sfavorito lo Spezia proprio in un'altra finale e raggiungere per l'ennesima volta la Serie A. Il presidente Arvedi non ha badato a spese quest'anno. In porta ha comprato Audero, per la difesa si è assicurato Terracciano dal Milan e Baschirotto dal Lecce e anche Pezzella. A centrocampo Bondo, e molto curioso l'acquisto di Sarmiento dal Brighton, c'è molta curiosità nel vederlo all'opera.
ha tenuto Vasquez, che è rimasto, e in attacco si è aggiudicato Sanabria del Torino, ma soprattutto Jimmy Vardy, dopo l'esperienza con l'Eister. E in panchina l'esperto delle salvezze, Davide Nicola. Vince la noia, vince la paura di farsi del male, ma vince soprattutto il caldo. Pensate che al 60° avevano finito l'acqua nei bar. Mai visto una cosa del genere? Squadre che hanno paura, che hanno giocato col freno a mano, i ritmi erano bassissimi. L'unica cosa da segnalare è un palo di Pellegrino nel primo tempo e una grandissima giocata in mezzo a 2 o 3 giocatori da parte di Vasquez nella ripresa. E basta. Parma che viene rimandato, che forse con un po' più di coraggio poteva anche vincere la partita, ma questa con i suoi giovani ha veramente tanto lavoro da fare, rischia molto di retrocedere, però diamogli tempo. La Cremonese, dopo aver giocato malissimo a Verona ed essere uscita con un punto, oggi forse gioca ancora peggio ed esce con un altro punto. Sono punti pesanti per la salvezza. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!